Diciamo che Pordenone è capitale Tuareg d'Europa, perché è difficile trovare 7 famiglie nella stessa città in Europa. E questo spostamento veramente è stato lungo, perché sono 5.000 chilometri di casa. Arrivare fino all'Italia, diciamo che siamo stati veramente più di nomadi. E se c'è una parola che vuol dire più di un nomado, possiamo dire che siamo stati quelli. Tutti noi, la maggior parte di noi sono immigrati climatici, perché alcuni di noi sono nomadi, avevano tanti cammelli, fanno le carovane e poi dopo, quando hanno visto che non c'è più pioggia, non piove più tanto, i cammelli muoiono e hanno deciso di migrare verso la Libia, e dalla Libia sono arrivati in Italia. E alla fine tutti di loro la prima idea che hanno di lavorare, prendere un po' di soldi, cercare di comprare altri cammelli e tornare a vivere, però sempre il cambiamento climatico li ha demoralizzati, perché anche se comprano questi cammelli, con i cambiamenti climatici non ce la fanno e alla fine sono rimasti qua. Per dirti la verità, quando ero a scuola non credevo neanche che la Terra è ronda. Cioè, questo non li credo, queste cose. Non pensavo mai che ci sarà un cambiamento climatico, perché quando ero piccolo, quando pioveva, arrivavano tutti quest'acqua, ero contento, dicevo che la cosa non si cambierà mai. E alla fine, da quando ero piccolo, da oggi, quando ero piccolo, la stagione di pioggia in Niger dura 4 mesi, ma adesso dura solo 40 giorni. Tanti anni fa pioveva tanto in Niger, quindi tanti bestiame cresce, la gente non è povera, non vanno neanche a scuola per questo motivo. I nomadi cominciano a spostarsi verso il sud del paese, del Niger, perché piove poco, e questa fa parte che tanti nomadi si sono sedentarizzati e, non essendo stati a scuola, non trovano lavoro nelle grandi città e rimangono lì a fare quel che lavorate, che non gli permette di sopravvivere, perché ormai hanno perso il bestiame, hanno perso la loro cultura di nomade, e questo è un grande danno per l'umanità. In Africa li chiamano immigrati economici, che dicono che sono magari un agricoltore che ha perso un allevatore che ha perso tutte le vacche e quindi è diventato un immigrato economico e va via a cercare lavoro da qualche parte. Agadez la chiamano i giornalisti italiani la Lampedusa del deserto, perché la sfortuna di Agadez è di essere come l'Italia, no? Che è una porta d'ingresso. Quindi oggi per oggi Agadez è diventato, da quando non c'è il turismo, è diventato una città dove tutti gli ex autisti, guide turistiche che non hanno più turisti, fanno il traffico di migranti, perché è l'unica risorsa di sopravvivenza. Portare gli immigrati fino alla confine della Libia e scambiarli con gli altri trafficanti che le portano in Libia. E questa cosa, quando c'era il turismo, non c'era. Quando sono tornato l'anno scorso ho visto la città di Agadez, che è diventata molto grande, perché tanti nomadi che vivono nel deserto, che vivono nelle oasi, hanno perso tutti i loro bestiami e si sono sedentarizzati. La condizione di vita dei Tuareg, soprattutto quelli nomadi, è di trovare una stagione di pioggia molto buona e che nella loro zona, diciamo, che ci sia un'area di nomade dove possono spostarsi tutto l'anno, e così gli permette di avere il cibo per il bestiame si riproduce
e loro sono fieri dentro e sono molto contenti di continuare la loro vita nomade. Sì, c'è veramente la più grande possibilità per i nomadi che rimangano nel loro territorio è la pioggia. L'avanzata della desertificazione sì, è dovuto anche all'erosione, il vento che porta la sabbia verso le oasi. L'avanzamento del deserto farà un grande danno alle popolazioni, quindi costringerà le popolazioni a vivere su uno spazio molto stretto. I nostri nonni ci hanno sempre parlato di una grande fauna che c'era nel deserto prima. Ci sono animali come leone, come elefante, tanti anni fa. Ci sono anche le guepards, le pantere, ma tutti questi animali adesso non ce ne sono. Ma noi Tuareg sull'uso di acqua siamo più esperti di tutti, credo, a parte tutti i nomadi, diciamo, che siano Tuareg, che siano di qualsiasi paese, gente che vive nel deserto sanno meglio usare l'importanza dell'acqua di tutti, perché noi quando l'accampamento sai che trovi il pozzo a 20 km, che ogni giorno devi andare al pozzo, non puoi permetterti di farti il gioco di acqua come si vede nel centro di Pordenone, dove l'acqua viene buttata solo per fare anche la bellezza della città. E forse se noi abbiamo un fiume come questo qui, Tagliamento, in Niger faremo tanta agricoltura e quindi noi nomadi viviamo con poco acqua e possiamo anche resistere alla sete, non come qua che l'acqua viene buttata, perché una goccia d'acqua persa per me è come se fosse una vita umana persa. Questa è una cosa che ho imparato da piccolo, perché quando le donne tornano del pozzo e ti vedono buttare l'acqua per terra ti sgridano, perché sanno che sono loro che devono andare a cercarla e quindi l'acqua è lontana, bisogna stare attento.